Ciao, allora, bentornati, voi direte bentornati cosa? Allora, vedete che sono diversa, sono tornata riccia. Perché? Perché il video che avete visto fino adesso era registrato di domenica, stavo registrando, ma poi improvvisamente con la mia famiglia abbiamo deciso di uscire perché mia figlia aveva finito di studiare, era una giornata non freddissima, anzi il clima era, devo dire, molto piacevole. Allora abbiamo detto, ma sì dai, usciamo e il caso ha voluto che qui vicino ci fosse anche in un altro paese dei mercatini veramente carini di Natale, quindi abbiamo detto sì sì usciamo e ho mollato tutto lì. Adesso riprendo il video, è di mercoledì perché ho dovuto lavorare, insomma spese, casa. L'altro video, adesso vedrete il tavolo disastroso su cui oltre il mio lavoro sto anche editando per l'altro video per l'altro canale. Quindi insomma oggi mi sono rimessa, tra l'altro per voi adesso vedrete ho lasciato esattamente tutto come era perché non ho voluto toccare niente. C'è solo una novità che è quel vaso lì, che adesso vi farò vedere perché non ero soddisfatta di una cosa, adesso insieme la vedremo. Tra l'altro qui vi faccio vedere, c'è anche Felix che ci tiene compagnia. Felix, non voltare le spalle, maleducato. È un gatto per niente agile, adesso vedrete che nel lavarsi, nel leccarsi, cadrà. Allora, rimettiamoci in posizione come eravamo. La luce oggi, mamma mia, c'è un grigiume, ieri pioveva. E quindi adesso ricominciamo esattamente da dove avevamo lasciato, vi faccio vedere delle novità, vi volevo far vedere anche delle novità di cuscini che ho preso, ancora per l'autunno un po' diversi, più belli secondo me di quelli dell'altra volta, però che si abbinano molto bene con quelli che ho già, anche se poi arriveremo ecco anche alle decorazioni di Natale prestissimo, anzi dobbiamo proprio un po' metterci. Avete già visto in questo video che ho iniziato, sono quelle lì, adesso ve le faccio vedere meglio, da qua non si vedono perché adesso è pieno giorno, sono soddisfatta. Ho ancora una ghirlanda che metteremo, insomma va bene. Iniziamo subito e mettiamoci al lavoro. Vi faccio vedere. Eccoci qui, se sentite una voce di sottofondo in lontananza è mio marito che è in una call di lavoro, ho chiuso la porta ma purtroppo secondo me un po' si sente. Quindi ho lasciato tutto così, vedete, avevamo tolto le orchidee, vi faccio vedere le lucine, queste lucine con fiocchi di neve finali, già perché ho la macchina qua davanti perché tanto poi riesco. E mi piacciono, ve le faccio vedere magari anche sul finale stasera quando saranno accese. All'altra finestra queste metteremo le altre, purtroppo non le avevo trovate uguali, queste lucine le ho prese da Pepco, no non è vero, sì è vero, da Pepco, pagate, vediamo se c'è ancora il prezzo, vabbè è sulla scatola il prezzo, pagate, scusate io quando faccio 6 euro. E quelle che abbiamo messo sono queste che sono delle lucine con un finale di fiocchi di neve, non c'erano uguali, le altre hanno questo finale con le stelline, le ho pagate uguali, però non importa, insomma il concetto è quello, quindi qua e qua le ho messe in modo che siano, perché noi a un certo punto della sera tiriamo giù le tapparelle, quindi in verità sono più per noi che per gli altri, quindi vedete che la tapparella è esterna, quindi se tiro giù le tapparelle comunque le lucine rimangono tra il vetro e la tapparella dove ho un bello spazio dove mi ci stanno anche appunto le piante, quindi di notte non prendono il super gelo. E quindi poi magari la sera io tengo aperta le tende, ma si vedono anche con la tenda chiusa perché la tenda vedete è trasparente, invece lì generalmente la teniamo aperta perché intanto non c'è nessuno, anzi a me piace tenerla aperta perché voglio dire, vogliamo parlare di questo panorama. Ecco, questo è quello che vedo dalle mie finestre, è rilassante poi in questo periodo, veramente questo verde, questo arancione, questi colori della terra a me rilassano tantissimo. Allora, prima di iniziare vi faccio vedere i cuscini. Allora, avete notato che faccio alcuni video assolutamente senza parlare,
più di ritualità, gestualità, musica, rumori, perché questo è il mio spazio creativo e a volte mi va più così. Ci sono invece alcune giornate in cui invece mi piace più chiacchierare con voi e quindi chiacchiero con voi. Quindi insomma i video hanno vari format. Allora, queste le avevo prese sempre da Pepco, questo inizio autunno, se mi seguite l'avete visto, molto belli, si adattano sia col mio divano che con i cuscini che avevo già questi qua. Tra l'altro questi dovrò cambiarli perché stanno iniziando a fare tutti i bubboni dentro, si sta tutta agnoccando e non mi piace. Poi l'ultima volta che sono andata da Pepco ho trovato anche questi altri, adesso ve li faccio vedere. Allora in videocamera sembrano simili, però questi hanno base bianca, questi hanno una base un po' più sabbia, qua non si vede, un po' la differenza si vede, e hanno anche un leggero brillantino, vediamo se riesco a mettervi a fuoco, lo vedete? Un leggero brillantino. I colori mi sono piaciuti tantissimo perché iniziano a richiamare anche un po' il Natale con questo rosso, però in verità fa un po' più autunno inoltrato, cioè se questi erano belli fine estate, i primi accenni di autunno, questi qua è proprio autunnoso, diciamo, con colori più intensi. Ecco che arriva Felix. Ciao amore, fai vedere il tuo nasino tutto rosa che è bellissimo il tuo pelo nero. Guarda che bel nasino rosa, fallo vedere a tutti. Sì, sei coccolone. E quindi mi sono piaciuti subito. Tra l'altro mi piacciono, allora, come fantasia sono due fantasie simili ma diverse, non riesco a scegliere, però in questo momento mi piacciono di più questi perché tra l'altro hanno la fantasia da entrambi i lati e devo ancora lavarli, per quello che non li ho ancora messi, poi li metteremo insieme. Li ho pagati 3 euro l'uno, ne ho presi due la coppia, ma ce n'erano tanti, però vabbè. Mi piace il fatto che comunque si abbinino agli altri perché ci stanno bene. Sì, sì, Felix, abbiamo capito, amore, abbiamo capito. Sì, cucciolotto, sì, 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 ti voglio bene anch'io. E che hanno sia da una parte che dall'altra, perché insomma, io cerco sempre di farvi vedere il divano in ordine, ma una mattina vi farò vedere com'è il mio divano quando ci alziamo, perché è un divano usato molto e quindi i cuscini dappertutto, coperte dappertutto. Quindi i cuscini spesso sono girati e così non c'è un girato, cioè in qualsiasi posizione possono essere. Questi invece dietro sono così. Capito la differenza? Allora, a me piace quando il cuscino è uguale, tutto insomma, sia da un lato che dall'altro. Questi purtroppo non erano così, non ci potevo fare niente, li ho presi lo stesso. Questi invece quando li ho visti con la fantasia sia da un lato che dall'altro, devo dire che insomma, mi sono proprio piaciute, quindi le ho prese. Adesso le laverò, dopo gli do una sciacquata in lavatrice così poi li mettiamo insieme, anche perché prestissimo saranno da cambiare. Il prossimo video sarà sulle decorazioni natalizie, quindi adesso finirò questo e diciamo, ve lo pubblico, però poi iniziamo seriamente a decorare per il Natale, anche se questo qua avete avuto un'anticipazione, ma abbiamo ancora molto da fare. Ok, allora, quindi iscrivetevi, anzi, mi giro e ve lo voglio dire guardandovi in faccia. Oddio, scusate, sembrava una minaccia, non volevo dirvelo così guardandovi in faccia, no, però volevo dirvi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, lasciatemi un like, perché tutti questi piccoli gesti per voi sono veramente un attimo della vostra vita, sono gratuiti, perché iscriversi non vuol dire iscriversi a un abbonamento, ma è solo un collegamento, è come dire mi seguite, no? In modo così vi arrivano gli avvisi dei miei nuovi video, ma non implica nulla per voi. Quindi, perché vedo che tanti di voi guardano i video senza essere iscritti, invece per me avere gli iscritti, avere i like, i commenti sotto i video mi aiuta a emergere nel marasma di YouTube. Quindi se vi piace il mio canale, vi piace il mio lavoro, vi piacciono i miei sforzi, la mia creatività, iscrivetevi così mi date una mano, ecco. E vi dicevo iscrivetevi perché così appunto vi arrivano gli avvisi dei nuovi video e così vedrete anche come prepariamo questa casa. Ecco, io mi faccio distrarre, è arrivata una comunicazione. Ecco, infatti, scusate, ho fatto un disastro, ho spento, ho chiuso la ripresa, ho cliccato un avviso che non dovevo cliccare, non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
credo che, insomma, di seguirmi, perché ecco, vedo che tanti guardano il canale e i miei video senza essere iscritti, quindi perché non iscriversi? Ma adesso iniziamo veramente. Allora, per ora teniamo ancora questo, che è la mia stola autunnale, poi a breve metteremo quella natalizia, ecco, però adesso la pulisco un attimo, la aspiro un attimo, vedete che ci sono ancora dei rimasugli, ho proprio lasciato tutto come avevo lasciato domenica e risistemiamo perché poi questa zona è fatta e andiamo avanti a fare altro. Poi dopo dovrò dargli anche un po' di acqua, poverine, perché continuano a spuntare foglioline, però un pochino mi sembra che abbiano bisogno. Che belli, comunque io adoro i vasi. Adesso questo qua mi sembra di averlo preso 1000 anni fa all'Eurospin. Questo qua, se non sbaglio, all'Ikea sempre un po' di tempo fa. Mi piacciono tantissimo, a volte un po' più eleganti, a volte un po' più rustici, però veramente i vasetti, se scelti giusti, danno molto carattere. Poi ognuno può scegliere, esistono anche dei vasetti, non so se a uno piace più il moderno, una bella pianta senza neanche essere una pianta per forza costosa, e si trovano anche veramente nei discount, le piante ormai le trovi ovunque. Certo che se vai nei vivai così effettivamente a volte te le fanno pagare di più, magari a volte mi dicono anche che però durano di più, non lo so. A me devo dire che magari non sono super floride, però mi durano anche quelle di discount, insomma. Questi vasetti, allora non credo di riuscire a farlo in questo video, però ho di nuovo le piantine, quella piantina che non mi ricordo mai come si chiama, scrivetemelo voi per favore, questa qua. Questa è secca ed è quella dell'anno scorso, ok? Mi scrivete come si chiama questa, che forse se me lo scrivete voi è la volta buona che me lo memorizzo. Me la portano i miei, me l'hanno portata fresca, anche quella purtroppo già da qualche giorno e si starà seccando, però la voglio sostituire perché insomma in verità non c'è polvere perché poi io ci passo un po' il phon delicatamente, però com'è che si chiama? Me lo dice sempre mia mamma, ma non mi rimarrà mai in mente, mannaggia. Adesso andremo a sostituire anche questo. Ok, questo poi dopo aspiriamo, è un vassoietto, spero che lo stia mettendo a fuoco, in caso poi ve lo faccio vedere meglio, sempre che ho preso da casa mia nonna, no? Sapete che a marzo è venuta a mancare e insomma prima che vendano la casa la stiamo un po' svuotando. Questo è uno di quei vassoietti, mi piace un sacco, non ho ben capito cosa farci, probabilmente adesso invece lo metterò lì con delle caramelline, non lo so. Per ora lo stavo usando come vassoietto qua con una piantina in modo che si vedesse il bordo, però sto cambiando idea. Niente, ho già deciso, lo mettiamo in un altro punto, poi vi faccio vedere, quindi non lo metto più sotto la piantina. Anche perché tra un pochino arriva Santa Lucia, quindi qua un po' con le caramelle ci può stare. Ok, dopo lo mettiamo qua. Vedi, anche questo è un vasetto di piante che io raccolgo in giardino, nel mio giardino, quando vado a fare le passeggiate. Questa è una sparagina secca. La sparagina secca devo dire che mi dà un sacco di soddisfazioni. È bellissima quando è verde, ma anche quando si secca mi piace un sacco. Tra l'altro si taglia, si mette giù, si rinvasa e in un attimo crescono nuove piante. Ecco, ho dovuto accendere la luce perché veramente se no era troppo buio. Questo vaso l'ho comprato sempre da Pepco, è bello grande, bello pesantino, l'ho pagato da Pepco, sì, l'ho pagato 6 euro e l'ho preso per cambiare il vaso a quella pianta lì che avete visto all'inizio del video, l'abbiamo messa insieme in questo vasetto rosso. Mi piaceva l'idea di iniziare col rosso,
Ah, tra l'altro ho preso anche delle candele nuove che adesso non so se metterò lì alla farfalla, ma la farfalla secondo me per il Natale andrà via, oppure metterò qua il candelabro, vedremo, vedremo. Sto divagando. Allora, perché non mi piaceva comunque questo effetto qua dell'altro vaso che spunta? Ero indecisa su questo vaso verde perché comunque vaso verde con la pianta verde secondo me non risaltava molto. Però adesso lo proviamo insieme e mi farete sapere cosa ne pensate voi. Va bene, vedete, vediamo. Ecco qua, allora ditemi cosa ne pensate. A me piace, però voglio sapere anche il vostro parere. Allora, a me piace perché sono due verdi diversi. Allora, numero uno, il vaso mi piace un sacco, molto classico, di un bel verde salvia, lo definirei, molto bello. La pianta comunque stacca perché è un verde di tipo diverso. Poi la pianta ha queste striature, che ovviamente la pianta non mi ricordo come si chiama, ha queste striature più chiare, c'è dentro anche dell'asparagina, vedete? Allora, la vorrei mettere con l'asparagina che va di là, un po' pendente, ma di qua ho i ciuffi più grossi che vengono in avanti, quindi la lascerò così. Poi magari sposto quella bottiglia lì, che anche quella è una bottiglia di mia nonna, ma che mi aveva già regalato lei. A me piace molto perché dà equilibrio, c'è verde qua e verde qua. Il verde è un colore, in verità è un colore tutte stagioni, però questo è un verde scuro sia autunnale ma anche invernale, perché comunque il verde è il pino e l'abete, ok? A me piace molto, sì, quindi questo vasetto rosso lo utilizzeremo per un'altra cosa. E quindi, vi porto a vedere una cosa tristissima. Sì, adesso aspettate un attimo, vi porto a vederla. Ecco, questa è la cosa tristissima che volevo farvi vedere. La mia anfora e anche l'uccellino che era stato battezzato Cippi si stanno letteralmente disintegrando. Probabilmente non erano da esterno, questi li avevo presi da Teddy prima che bruciasse e quindi si stanno proprio disintegrando. Non hanno neanche tantissimo tempo, però questo è. Quindi voglio assolutamente salvare queste piante che invece guardate che belle come sono esplose, e quindi voglio, ciao amici, è arrivata amici, adesso vi faccio vedere, voglio assolutamente salvarle, magari le metterò in un vasetto con quel vasetto rosso, perché è rosso con queste qua che fanno tipo un po' stella di Natale. Sì Micia, sì, badiamo anche te. Vuoi dire qualcosa? Sì? Ma sei sicura? Vuoi ridire qualcosa d'altro? Vuoi dire qualcosa d'altro? Ti stai lamentando della qualità delle anfore degli uccellini di Teddy? No, allora, a parte gli scherzi, non li avevo pagati tanto, però ero convinta fossero per esterno. Non lo sono, mio figlio ci è rimasto male, soprattutto per l'uccellino veramente che aveva chiamato Cippi, e gli ho promesso che quando riaprirà Teddy lo ricompreremo e magari lo metteremo non qui alle intemperie, ma magari sotto il portico un po' più riparato, ecco. Ciao Micia. E quindi peccato. Vi faccio vedere anche questa cosa. Questo è il calicanto che ha perso tutte le foglie, adesso sta fiorendo, iniziando a fiorire, poi farà un profumo meraviglioso, ma se mi seguite negli anni questo l'avete già visto nei video. Vi faccio fare un giro nel giardino. Questo è il mio albicocco, questo è il ciliegio, no non è vero, sì è un ciliegio, questo è il pesco, questo è l'altro ciliegio, questo è il giardino, questo è il mio studio, questa è la cucina, e stamattina guardate il panorama, anche quando è grigio è meraviglioso.
E stamattina, ma stamattina ho proprio voglia di chiacchierare. Stamattina è venuto mio papà, ma io stavo lavorando e quindi non sono riuscita a filmarlo, però vi aggiorno su come è messo l'orto. Allora, qua, se avete visto lo scorso video, abbiamo smontato il tappeto elastico. Qua, allora, abbiamo tolto i cetrioli. Ok, adesso dovrà togliere anche le canne di bambù, però abbiamo tolto i cetrioli, i pomodori. Qua c'erano ravanelli, insalata, l'insalata praticamente non è più venuta su, vedete, poca roba perché ormai faceva freddo. I ravanelli simili li ha già raccolti anche, vedete, poi ce ne sono altri, vedete tutti questi puntini rossi che vedete sono ravanelli, ma li avevo già raccolti, un po' se li ha presi lui, un po' me li ha puliti a me, ce li ho in cucina. Qua ha già preparato la zolla per la primavera, non c'è seminato niente, l'ha vangata e ha messo la cenere che fa un pochino da concime, la cenere del mio camino, quindi vado sul sicuro, so cosa ci abbiamo bruciato. E queste sono le famose fragole che vi ho fatto vedere anche l'altra volta, che sono piene di fiori perché ha fatto caldo, anche oggi fa caldo, io sono qua fuori in maglioncino, però effettivamente non così caldo da poi fare il frutto. Vedete poi i frutti come stanno tutti marcendo, peccato. Qua ecco, quando piove mi si forma tutto il fango perché è il buco un po' più alto. E qua aveva messo giù dei broccoletti che non è che stiano facendo queste grandi foglie, dovrà venire su il fiore, ma vabbè. Questa è la nostra fantastica mora che adesso chiaramente è a riposo. Ecco, anche qua ogni tanto ho messo un broccoletto, vedete qua ce n'è uno, però non è che ci stiano dando soddisfazione, diciamo la verità. Micia, cosa avrà visto? Bene, io questo video a questo punto penso di finirlo qui. Abbiamo iniziato, accennato una decorazione natalizia, oggi avevo una gran voglia di chiacchierare con voi, lo editerò presto e poi inizierò subito invece a occuparmi delle decorazioni di Natale, e quindi state collegati, iscrivetevi al canale perché prestissimo iniziamo a rivoluzionare casa per il Natale. Tanto io vi do un bacione, grazie sempre per chi c'è, per chi mi guarda, per chi commenta, grazie perché so che insomma così ecco, è passato un camion che vi tengo compagnia e voi tenete compagnia a me, quindi è qualcosa di bello che dà positività a me. È sfrecciato un gatto che dà positività a me e a voi, quindi bene, dai, teniamoci in contatto. Buona settimana, ciao!